C'era una volta, in un piccolo villaggio, una bellissima ragazza di nome Serena. Aveva 20 anni. Serena aveva gli occhi azzurri e i capelli dorati. La sua famiglia era povera, ma erano felici. Vivevano in una piccola casa e si volevano molto bene. Serena amava leggere libri, sognava una vita migliore. Un giorno andò al mercato del villaggio. Lì incontrò un ragazzo di nome John. John era alto e bello. Aveva i capelli scuri e un sorriso gentile. John proveniva da una famiglia ricca. I suoi genitori possedevano una grande casa e molte terre. Serena e John divennero amici. Parlavano molto e ridevano insieme. A loro piaceva passeggiare nei campi e lungo il fiume. John raccontava a Serena i suoi sogni. Serena condivideva le sue speranze con John. Si sentivano molto legati l'uno all'altra. Un giorno John disse a Serena: «Ti amo, Serena. Vuoi sposarmi?» Serena era molto felice. Rispose: «Sì, John, ti amo anch'io». Si abbracciarono e sognarono il loro futuro insieme. Ma c'era un problema. I genitori di John non piacevano Serena. Pensavano che non fosse adatta per il loro figlio perché era povera. La madre di John disse: «John, non puoi sposare Serena. Non viene da una famiglia ricca». Il padre di John era d'accordo. «Sì, devi trovare qualcuno di una famiglia ricca». John era molto triste. Amava Serena e non voleva lasciarla. Disse ai suoi genitori: «Amo Serena, è gentile e buona. I soldi non sono importanti». Ma i suoi genitori non lo ascoltarono. Dissero: «Se sposi Serena non ti sosterremo». Serena sapeva del problema. Anche lei era molto triste. Amava John, ma non voleva causargli problemi. Disse a John: «Forse è meglio se non ci sposiamo. Non voglio renderti la vita difficile». John rispose: «No, Serena, ti amerò per sempre. Troveremo un modo». Passarono i giorni e John cercò di convincere i suoi genitori, ma loro non cambiarono idea. Anche la famiglia di Serena sapeva del problema. Erano preoccupati per Serena. Sua madre le disse: «Serena, ti vogliamo bene. Vogliamo che tu sia felice, ma forse è meglio lasciare andare John». Serena pianse molte notti. Non sapeva cosa fare. Amava John, ma non voleva ferirlo. Un giorno decise di parlare con John. Gli disse: «John, ti amo tanto, ma penso che sia meglio se non ci sposiamo. I tuoi genitori non mi accetteranno mai. Non voglio renderti la vita difficile». John aveva il cuore spezzato. Disse: «Serena, non posso vivere senza di te, ma capisco, ti amerò per sempre». Si abbracciarono e piansero insieme. Sapevano che il loro amore era forte, ma il mondo era contro di loro. Serena e John decisero di rimanere amici. Promisero di sostenersi sempre a vicenda, ma i loro cuori erano spezzati. Sapevano che non avrebbero mai potuto stare insieme. Serena continuò a vivere con la sua famiglia. Lavorava duramente e li aiutava. Anche John continuò la sua vita, ma si ricordava sempre di Serena. Passarono gli anni e Serena e John si amavano ancora. Non dimenticarono mai il loro amore. Sapevano che a volte l'amore non basta. Impararono che la vita può essere difficile, ma custodirono sempre il loro amore nei loro cuori. Serena lavorava nel villaggio. Aiutava la sua famiglia e i vicini. Era gentile con tutti. Gli abitanti del villaggio la amavano. Sapevano che aveva un cuore buono.
Anche John lavorava sodo. Aiutava la sua famiglia con il loro lavoro. Era gentile e giusto con tutti. Un giorno il padre di Serena si ammalò gravemente. Serena era molto preoccupata. Si prendeva cura di lui giorno e notte. Pregava che si rimettesse. John venne a sapere della malattia del padre di Serena. Voleva aiutare. Andò a trovare Serena. Disse: Serena, mi dispiace sapere di tuo padre. Posso aiutarti? Serena fu toccata dalla gentilezza di John. Disse: Grazie, John. Il tuo supporto significa molto per me. John portò medicine e cibo per la famiglia di Serena. Li visitava spesso. Il padre di Serena lentamente migliorò. Serena era molto grata a John. Disse: John, hai un grande cuore. Grazie per averci aiutati. John sorrise e disse: Serena, sarò sempre qui per te. Serena e John passarono più tempo insieme. Parlavano dei loro sogni e delle loro speranze. Sapevano di amarsi ancora, ma sapevano anche che i genitori di John non avrebbero mai accettato il loro amore. Decisero di rimanere amici e di sostenersi a vicenda. Un giorno John dovette andare in città per lavoro. Disse a Serena: Devo partire per un po', ma ti scriverò. Serena era triste, ma capiva. Disse: Mi mancherai, John, per favore abbi cura di te. John abbracciò Serena e disse: Mancherai anche a me, tornerò presto. John andò in città. Lavorò duramente e imparò molte cose nuove. Scrisse lettere a Serena, le raccontava della sua vita in città. Serena rispose a John. Gli raccontava della sua vita nel villaggio. Si scambiavano pensieri e sentimenti attraverso le lettere. Il tempo passava e John ebbe successo nel suo lavoro. Risparmiò denaro e aiutò la sua famiglia, ma non dimenticò mai Serena. La amava ancora e pensava a lei ogni giorno. Anche Serena pensava a John. Le mancava, ma era felice di sapere del suo successo. Un giorno John decise di visitare il villaggio. Voleva vedere Serena. Andò a casa sua e bussò alla porta. Serena aprì la porta e rimase sorpresa nel vedere John. Disse: John, sei tornato. John sorrise e rispose: Sì, Serena, mi sei mancata. Parlarono a lungo. John raccontò a Serena della sua vita in città. Serena raccontò a John della sua vita nel villaggio. Risero e condivisero i loro ricordi. John disse: Serena, ti amo ancora. Voglio stare con te. Serena era felice ma preoccupata. Disse: John, ti amo anch'io, ma che dire dei tuoi genitori? John rispose: Ho risparmiato denaro, posso mantenerci. Non ho più bisogno dell'approvazione dei miei genitori. Serena fu toccata dalla determinazione di John. Disse: John, sono orgogliosa di te, ma non voglio causarti problemi. John rispose: Serena, tu sei la mia felicità. Voglio stare con te. Serena e John decisero di stare insieme. Sapevano che non sarebbe stato facile, ma erano pronti ad affrontare le sfide. Si sposarono in una piccola cerimonia con i loro amici e la famiglia. La famiglia di Serena era molto felice per lei. Sapevano che John era un uomo buono. I genitori di John, invece, non erano felici del matrimonio. Non parteciparono alla cerimonia, ma John e Serena non lasciarono che ciò li fermasse. Si amavano e erano determinati a far funzionare la loro vita insieme. Serena e John si trasferirono in città. Iniziarono una nuova vita insieme.
lavoravano duramente e si sostenevano a vicenda. Affrontarono molte sfide, ma il loro amore li rendeva forti. Sapevano che, finché erano insieme, potevano superare qualsiasi cosa. Passarono gli anni e Serena e John costruirono una vita felice insieme. Ebbero figli e insegnarono loro i valori dell'amore e della gentilezza. Non dimenticarono mai il loro viaggio e le sfide affrontate. Sapevano che il vero amore è forte e può superare qualsiasi ostacolo. Serena e John invecchiarono insieme. Guardavano indietro alla loro vita con felicità e orgoglio. Sapevano che il loro amore li aveva resi persone migliori. Erano grati l'uno per l'altra e per la vita che avevano costruito insieme. E così Serena e John vissero per sempre felici, custodendo sempre l'amore che li univa. Sapevano che il vero amore non muore mai e trovarono pace sapendo che il loro amore aveva dato significato e bellezza alle loro vite. Se questa storia ti è piaciuta, metti un like, iscriviti al canale e condividi. Ci vediamo nel prossimo video.